Avete osato sfidare il capitano e adesso ne pagherete le conseguenze. Voi, razza di leccatori di muschio e mucillagini dal sottobordo di quella bagnarola che si chiama Sony, che da tempo ormai naviga in acque torbide, mi avete sfidato nel trovare una configurazione che con lo stesso prezzo della PS5 Pro, cioè 950 euro, possa farvi giocare dignitosamente in flat e VR. Bene. L'avete voluta voi e quindi ecco la mia build da gaming PS5 Pro Killer! Trovate i link Amazon dei singoli componenti nel primo commento. Adesso fate ripartire questo video senza l'adblock, mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo marmaglia! Allora, intanto, per chi si fosse perso l'annuncio della settimana scorsa, Sony ha presentato PS5 Pro al prezzo di partenza di 800 euro, ai quali bisogna aggiungere il lettore disco da 120 euro e se volete mettere la console in verticale dovete aggiungere 30 euro di stand, per un costo totale di 950 euro. Ma cosa offre PS5 Pro a questo prezzo? Vi dico già, nulla che giustifichi un prezzo così alto, davvero eccessivo per una console, o peggio, per un potenziamento del 40% in più rispetto alla versione standard. Però abbiamo una GPU con una velocità maggiore di rendering del 67% in più rispetto alla versione standard, RAM con velocità maggiori fino al 28% in più rispetto a PS5, un SSD da 2 tera, ottima cosa visto che la versione base della Pro è solo digital, e la vera novità è una specie di deep learning super sampling di Nvidia che si chiama PlayStation Spectral Super Resolution, un sistema che tramite l'impiego di intelligenza artificiale riesce a rielaborare immagini ad alta definizione partendo dal rendering di immagini a bassa definizione. Inoltre, almeno per il momento, visto che al lancio ci sono pochi giochi ottimizzati o addirittura esclusivi per PS5 Pro, si continuerebbe a giocare con quei giochi che ancora girano su PS5 o PS4 e quindi, almeno per il momento, non si dovrà più scegliere fra modalità performance e qualità, cosa che certamente si riproporrà non appena arriveranno quei giochi che andranno a sfruttare al massimo l'hardware di PS5 Pro. Inoltre Sony promette migliore fluidità e un numero di FPS nativamente maggiore, quindi non riproiettato, cosa della quale si dovrebbe beneficiare soprattutto nei giochi VR e PSVR 2, a patto che gli sviluppatori patchino i loro giochi. Bene, come già detto, quindi a parere mio e di tanti altri molto più esperti e grandi di me, sia in Italia che nel resto del mondo, questo non basta a giustificare un prezzo così alto, e questa malsana strategia di Sony, che da qualche tempo sembra aver perso un po' la rotta, sembra più una campagna di marketing per promuovere l'acquisto di un PC da gaming. Ed è qui che entro in gioco io, rispondendo alla domanda: ma che PC da gaming ti puoi fare con 950 euro? Forza, fammi vedere. Ok, partiamo dalle componenti fondamentali, CPU e GPU, e prendiamo una AMD Ryzen 7 5008X fino a 4.2 GHz, lo associamo a una Zotac RTX 4060 8 GB con raffreddamento doppia ventola e montiamo il tutto su una MSI MPG B550 Gaming Plus. Allora ragazzi, attenzione, perché per risparmiare qualcosina, avrei potuto risparmiare anche molto di più, ho scelto questa Mobo che potrebbe avere dei problemi di compatibilità con gli AMD della serie 7000, pur avendo un socket AM4. Problema però facilmente risolvibile aggiornando il BIOS e quindi rendendola compatibile al 100% con il processore. Il problema qual è? Che il BIOS deve essere aggiornato prima di montare il Ryzen 7. Ora, ci sono diverse possibilità. La prima è che la Mobo vi arrivi già con il BIOS aggiornato e quindi montate tutto e non ci sono problemi. In caso contrario, potete chiedere a qualcuno in prestito un processore compatibile con la scheda madre, aggiornare il BIOS e poi montare il Ryzen 7. Oppure portate Mobo e CPU presso un negozio di informatica, magari anche di fiducia, e chiedere l'aggiornamento del BIOS. Generalmente lo fa. Quindi la scheda madre va bene, ma potrebbe essere necessario aggiornare il BIOS. Quindi abbiamo la nostra base, CPU e GPU, abbiamo controllato compatibilità, collo di bottiglia, prestazioni e tutto il resto. Cosa manca? Le RAM.
Ovviamente vado a sfruttare il dual channel prendendo due banchi da 8 GB a 3600 MHz, prendiamole sempre fedeli ed economiche Vengeance, poi un alimentatore da 750 watt modulare Mars Gaming Plus Silver, ed è esattamente quello che monto io sul mio PC. Ragazzi, è una roccia, mai avuto dei problemi, quindi andate tranquilli. Infine SSD da 2 tera Fangxiang PCIe 4.0, anche qui avrei potuto risparmiare un po', e anche qui comunque è uguale a quello che monto io. Non avevo mai sentito di questa marca, devo dire, però è stato un ottimo acquisto. Ci restano circa 100 euro tra case e dissipatore per la CPU, e quindi ho preferito mantenermi un po' basso col dissipatore prendendole uno ad aria, classico a torre doppia, quindi 2 ventole di dissipazione con RGB, così siete pure contenti che avete le lucine nel PC. E infine un case ATX Mid Tower con 4 ventole preinstallate, quindi visto che c'è già un'ottima areazione già installata nel case, mi sono potuto mantenere un pochino più basso scegliendo un dissipatore ad aria piuttosto che uno a liquido, che generalmente hanno prezzi più alti. Prezzo finale di questa build lo vedete qui sotto, 965 euro. Spesa simile a quella richiesta per l'acquisto di PS5 Pro, ma in compenso abbiamo un PC da gaming, oddio, mi sento male, per giocare in flat per i prossimi 10 anni e in VR per tanto e tanto tempo ancora, e soprattutto con prestazioni nettamente superiori rispetto a quelle offerte da PS5 Pro. E avete sempre un PC per farci altro, mentre con PS5 Pro ci giocate e basta. Si potrebbe scendere ancora, anche sotto i 950, andando a risparmiare qualcosina sull'SSD oppure sulla scheda madre. Io ne ho presa una da 120 euro, ma avrei potuto metterne una da 95 euro e già così si andava sotto i 950. Insomma, c'è ancora margine di miglioramento. E adesso viene il bello, perché so già che il popolo navigante dell'internet, esperti di tutto senza sapere nulla, si scateneranno sotto i commenti che andranno dal Io avrei messo questo piuttosto che quello. oppure Ma tanto su PC non te le giochi le esclusive PS5. lo sappiamo, voi sapete sempre di più di chiunque altro, bravi, ma intanto vi ho dimostrato che con meno di 950 euro vi fate un PC per giocare in VR e flat senza tanti compromessi. Prima di commentare vi ricordo che questa è una configurazione fatta su un limite di budget, quindi ho dovuto sacrificare qualcosa per rientrare nella spesa. È ovvio che se su questa base spendete anche 100 euro in più, avete una GPU migliore di quella presente in questa build, quindi diciamo che potete prenderla come base poi per andare a realizzare la vostra. Se invece vi piace questa, utilizzate i miei link Amazon che trovate nel primo commento, così mi darete un piccolo supporto a costo zero e darete anche un senso al tempo che ho investito per cercare il miglior compromesso tra prezzo e prestazioni per proporvi questa configurazione. Inoltre vi suggerisco di continuare a seguire, perché ho in cantiere un video simile in cui vi proporrò 3 configurazioni di PC per giocare in VR, partendo da una configurazione di base più economica per poi finire a una build di fascia più alta. Molti di voi che guardano i miei video non sono iscritti al canale. Ragazzi, a voi non costa nulla, ma per il canale è molto importante, quindi iscrivetevi e continuate a seguire. Se poi volete supportare quello che faccio, potete lasciare qualche doblone nel forziere della baia utilizzando il tasto super grazie che trovate sotto al video. E non sfidate mai più il capitano, altrimenti mi troverò costretto a farvi fare 4 salti in passerella e a darvi in pasto i pesci. Bene, grazie per non aver abbandonato la nave e aver visto il video per intero. Vi aspetto nella baia per una prossima avventura dal vostro capitano Ben. Un saluto marmaglia. Oh oh!